Allora, ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Allora, oggi è il quarto giorno di fiera, è domenica. Siamo pimpanti nonostante la voce un po' giù perché dalle 8 e mezza di mattina fino alle 21 di sera a far proseliti per Black Library alla nera, insomma, qui c'è poi interviste, eccetera, eccetera, insomma, perdi la voce. Però molto bello sempre. Sembra un po' ridondante nel dirvelo, ma veramente è bello. Poi sapete che io sono un entusiasta, però veramente una bella fiera, una fiera che ricorda molto la Firenze PT Uomo, cioè grande risonanza, enorme. Io penso veramente che si vada sulle centinaia di migliaia di persone nel giro di tutta la fiera, perché è veramente tanta gente. Oggi ce n'è ancora più di ieri. Ieri è stato un giorno spettacolare anche per le vendite, quindi per la distribuzione del verbo di Ala Nera, e quindi niente, adesso vado a procurarmi da bere e poi vediamo oggi cosa vi combino. Post scriptum, scusate per ieri sera del video finale, ma era troppo divertente. Vi dirò qualcosa di più sul titolo nuovo che sta per uscire. Ciao! Sto andando a vedere, mi sono sganciato un attimo, sto andando a vedere un simposio sul fantasy e la fantascienza in uno dei nostri, ci sono delle varie zone dove tipo teatrino hanno dei palchi e fanno appunto queste interviste, quindi fanno questo simposio sulla fantascienza, sui libri fantasy, come se fossero praticamente una cosa un po' tenuta in secondo piano di serie B rispetto alla letteratura italiana, cosa che per me è contrarieggiato, però adesso vado a vedere di cosa parlo. Riassunto breve, sostanzialmente lei stava parlando del valore del fantasy nella letteratura, ovvero quanto in realtà si può considerare letteratura il fantasy, perché l'horror, il fantasy, eccetera, eccetera, sono considerate dei generi secondari che utilizzano degli stratagemmi per creare audience e fare colpo, come per esempio il jumping chair, che è il cosiddetto salto sulla sedia, che nell'horror è classico perché il tipo circospetto va in giro, a un certo punto si becca il colpo di musica a alto volume, arriva il mostro, tu fai il salto sulla sedia e ti ritrovi in questa situazione in cui salti e hai un colpo e dici wow, l'horror è fighissimo perché ti fa venire questi colpi di scena. In realtà sono stratagemmi che nella letteratura non vengono utilizzati perché ti piaccia il libro, nella letteratura si fa altro. Ci può stare il discorso veramente molto intellettualoide che a me non piace per niente, venendo dalla musica, da un ambiente come il conservatorio dove ti dicono che la musica esatta, ovvero la musica classica, è tale perché è stata composta inedita nel periodo in cui è stata fatta. Quindi Mozart, quando componeva, utilizzava dei giri armonici o delle melodie che non erano mai state fatte prima, quindi è esatta. Capite quanto è questa cosa, quanto è limitante? Vuol dire che secondo loro non ci può essere un Hans Zimmer che oggi fa la musica del gladiatore di Batman, non può essere apprezzato perché in realtà non compone niente di nuovo, sta solo rigirando gli accordi che i compositori di musica classica hanno già rigirato. Questa per me, da musicista, compositore, autore, è una stronzata, detta proprio come va detta, e quindi
per quanto possa essere vera sulla carta, non puoi limitare la creatività dell'essere umano. Quindi tutta questa parte della letteratura classica e della musica classica deve riuscire ad accettare il fatto che l'essere umano vuole andare avanti con la creatività e che non può essere limitato a fare l'esecutore di gente che è già morta da 400 anni, perché non ce ne frega più un cacchio. Questa è la verità. Comunque quello che penso io, diciamo, la mia verità. Quello che mi è molto interessato però è l'arrivo di Tolkien, di cui lei ancora non ha parlato, perché quando sono uscito fuori faceva molto caldo, stanza molto piccola, piena, bellissimo. Era arrivata all'800. Comunque nel 1932 Tolkien inizia a scrivere Il Signore degli Anelli e lì lui prende in mano l'idea, il concetto di background, e quindi crea quello che oggi noi andiamo a leggere alla nera piuttosto che nei giochi della Games Workshop, tantissimo all'inizio dei manuali, per capire la situazione in cui si ritrovano, ovvero il background, appunto, cioè tutto quello che c'è dietro a un personaggio che sta in quel momento per affrontare l'avventura, le nostre miniature che stiamo dipingendo, perché hanno quelle livree, eccetera eccetera. Questo concetto l'ha inventato Tolkien, perché prima c'erano le vicende di Re Artù in Inghilterra ed erano un po' sporadiche, ogni tanto c'era una fata, ogni tanto c'era un ognomo, ma nessuno sapeva dove venissero. C'erano solo i racconti celtici o irlandesi che narravano degli elfi nei boschi, ma niente a che fare con dove vivono, come vivono, che religione hanno, eccetera eccetera. Quindi Tolkien ha iniziato veramente il fantasy, e tra le altre è l'ultimo neoclassico inglese, quindi che vi vengono a raccontare altro sul fantasy, perché il fantasy di brutto, grazie a Tolkien, entra a far parte del classicismo e ovviamente da lì in poi la creatività si è espansa, e anche lì tutti potremmo dire vabbè, ma ha già detto Tolkien che i nani non sopportano gli elfi e viceversa. Poi ogni tanto qualcuno diventa amico come Legolas e Gimli, e ok, che fa molto figo, però in realtà notoriamente non stanno inventando niente di nuovo in Games Workshop se un nano e un elfo si detestano. È vero, Tolkien ha fatto questo tipo di narrazione ed è diventato così. Però insomma ragazzi, questo significa che assolutamente il fantasy non è una letteratura secondaria di serie B, e questo lo dico anche per Alla Nera e Black Library, perché tutta la proprietà intellettuale per esempio di Warhammer 40.000 è meravigliosa, che mi vengono a raccontare che proviene da dove? Da Star Wars, da Dune, cioè va benissimo, però gli Space Marine sono gli Space Marine, quindi conoscete gli Space Marine? Questo, io mi sto avviando verso la fine di questa avventura, perché sono le 12:30, alle 14 andrò via. Vi faccio vedere uno dei più grandi successi di Alla Nera in questo momento. Siete pronti? Guardate. Questo, non disperate perché è sold out qui in fiera, abbiamo ancora delle copie ovviamente in magazzino, però sta andando via come le palle di fuoco veramente. Quindi per esempio anche la limited edition in pre-order è già andata tutta, quindi probabilmente avremo delle copie che rimangono in rimanenza della stampa, ma parliamo di 15-20 copie, quindi poi la limited sappiate che o viene preordinata o è limited, poi non verrà più fatta. Ma al di là di questo anche la brossura sta andando veramente bene, però sapete insomma che il vostro amico Horus e la sua ascesa ci sarà sempre, avete le ristampe, non vi preoccupate, insomma c'è sempre modo di averlo. Vediamo un po' come va il resto.
e poi ci vediamo per la strada di ritorno, perché comunque devo tornare fino a Venezia. Ragazzi, allora sono partito per tornare a Venezia e l'avventura è stata bellissima, e in due io e il boss di Ala Nera è stata proprio bella perché ce la siamo goduta, è stato faticosissimo perché chiaramente sei in due e devi anche mangiare da solo perché l'altro deve stare allo stand dalle 8:30 fino alle 21, poi vai a mangiare alle 10 di sera, vai a letto e riparti subito, quindi bello, però molto intenso e veramente bellissimo. Cioè, voi avete dato una risposta secondo me che dimostra che abbiamo fatto veramente bene a riportare Black Library in Italia, perché siete veramente fantastici, cioè la community del lobby quando risponde positivamente, perché sappiamo che siamo un po' segagambe noi, no? Ma la realtà è che abbiamo risposto alla grandissima a questo, e mi ci metto in mezzo anch'io perché chiaramente sono uno dei fautori, ma in realtà è di tutti questa cosa, e quindi grazie veramente. Ora vi farò vedere qualche magari aneddoto durante il treno, magari chiediamo al capotreno se conosci gli Space Marine. Parlo un po' a bassa voce perché sono in treno in mezzo alle persone. Ho approfittato ora che ho levato un attimo la mascherina per aver bevuto un bicchierino d'acqua, e quindi io vi ringrazio perché sono stati 4 giorni incredibili. Sono in treno, sto arrivando quasi a Mestre praticamente, e quindi insomma ci vediamo per le prossime puntate dove tornerò in studio e comincerò di nuovo a farvi vedere un sacco di roba nuova. Ho già in mente 3-4 tutorial nuovi da farvi vedere, quindi insomma ragazzi è stata veramente un'avventura potente. Spero di aver
divertito un po' tutti con questi 4 video di 4 giorni passati insieme, che sono stati veramente una tempesta di emozioni stupende. È stato un successone, abbiamo venduto veramente tantissimi libri e non era neanche quello lo scopo principale, perché era più quello di far vedere alle edizioni diciamo lì sul posto veramente presente, però effettivamente è stato anche piacevole vedere che siete venuti in tantissimi a comprare le copie dei libri. Horus, adesso che sono andato via, era tipo almeno 5 copie e ormai era praticamente esaurito in fiera. Quindi ragazzi, grazie mille, ci vediamo alla prossima puntata, ciao. You say I won't be